98 statue, 31 monumenti, 107 papiri e manoscritti, 195 stele funerarie, 1500 scarabei, 931 amuleti, 102 mummie, 446 oggetti in terracotta, 90 vasi e oggetti in alabastro, 3007 medaglie. Negli archivi dell'Accademia delle Scienze è conservato questo prezioso catalogo che costituisce l'elenco di tutti gli oltre 8.000 oggetti, 8.000 reperti che fanno parte della collezione di Bernardino Drovetti. Oggetti ancora misteriosi e mai visti, pronti per un lungo viaggio. È l'inizio di una grande avventura, un romanzo di archeologia e diplomazia. Protagonisti: Bernardino Drovetti, console di Francia in Egitto, ma piemontese. Per anni scava e libera dalle sabbie del deserto reperti di una civiltà che nessuno ancora comprende. L'Accademia delle Scienze di Torino, affascinata dalle notizie di quella collezione che cresce, ne farà il primo museo egizio del mondo. Alla fine del Settecento, Napoleone sbarca in Egitto con 30.000 uomini, ma anche 160 giovani scienziati che iniziano la prima esplorazione moderna della valle del Nilo. La loro monumentale descrizione dell'Egitto accende le passioni. Bernardino Drovetti, arrivato nel 1803, incomincia da subito, prima a comprare, poi a scavare. La raccolta dei reperti di Drovetti è avvenuta in accordo con l'autorità del luogo? Sicuramente, perché lui aveva dei permessi che si chiamano firmani dal viceré, con cui poteva scavare e portare via tutto quello che trovava. In cambio però all'Egitto che cosa dà? Lui, quanto console generale di Francia e poi amico del viceré, ha dato all'Egitto commercio, ospedali, scuole, militari, vaccini, tutto. Tutto ciò che serve al viceré per avvicinare l'Egitto all'Europa e allontanarlo dall'impero ottomano cui apparteneva. Il rapporto di amicizia con Mehmet Ali fa di Drovetti l'europeo più importante e influente. Ma gli scavi costano moltissimo. Drovetti deve vendere. Offre la sua collezione ai Savoia e al re di Francia. Una trattativa che dura anni, d'altronde le lettere impiegano mesi. Poi si sblocca grazie ad uno straordinario personaggio, Carlo Vidua. Carlo Vidua di Conzano è un grande viaggiatore, se vogliamo riassumere la sua vita, ma era soprattutto figlio di un ministro del re. L'idea è che una collezione fatta da un piemontese non finisca in un paese straniero. Qual è stato il ruolo dell'Accademia in questa vicenda? Fondamentale, perché senza gli accademici che hanno spinto il re a fare questo acquisto, questo non sarebbe avvenuto. Questo documento è l'atto con cui il re di Sardegna, Carlo Felice, acquista da Bernardino Drovetti la sua collezione. Il prezzo pattuito è di 400.000 lire piemontesi, che corrisponde ad altrettanti franchi francesi. Una somma enorme per i tempi. Con questo atto, quindi, con questo acquisto, si costituisce il primo museo egizio del mondo. Dunque, non una sezione egizia come avrebbe fatto il Louvre che perse la gara, ma un museo dedicato. Su Torino si accendono i riflettori del mondo scientifico. Intanto la spedizione napoleonica aveva trovato la stele di Rosetta, la chiave dell'enigma dei geroglifici. Stesso testo in 2 lingue e 3 grafie. Jean-François Champollion, che li decifrerà, aveva un disperato bisogno di materiale su cui lavorare. Champollion sapeva che la collezione Drovetti stava arrivando e la aspettava al varco. E difatti, appena la collezione divenne disponibile a Torino, nel 1824, immediatamente si recò a Torino dove, bisogna dire, fu accolto con tutti gli onori.
Gli accademici gli aprirono le porte della collezione. Gli accademici, potremmo dire quasi unici in Europa, avevano subito capito l'importanza della scoperta e la giustezza del deciframento di Champollion. E qui, difatti, Champollion mosse i primi passi nella scoperta e nell'identificazione di documenti e nella costruzione, quindi, della nuova disciplina che prenderà nome di egittologia. Ma come arrivano a Torino sarcofagi, stele, papiri, statue, dalle sabbie di Tebe all'Italia? Una lunghissima navigazione. «850 chilometri sul Nilo grazie alle piene, fino al grande porto di Alessandria. Oltre 2500 chilometri da Alessandria a Livorno, Porto Franco. I comandanti delle navi non erano contenti di trasportare mummie e Drovetti non glielo diceva. Scoperto da Riffaut al servizio di Drovetti, 1818, ma così non si rovinavano le statue? No, così si definivano le proprietà. Per cui questa statua era stata trovata da Riffaut, era di proprietà del Drovetti e doveva aspettare la piena del Nilo per raggiungere Alessandria. E nel frattempo non doveva essere rubata. C'era una grande rivalità? Abbastanza, sì, anche se non erano molti, però c'era un costo e una fatica a recuperare queste statue, per cui... Da Livorno per mare a Genova e poi fino a Torino, le casse vengono trasportate dall'esercito dei Savoia, in media 10 carri per volta. Lui è Seti II, viene da un tempio di Karnak, oltre 5 metri per 5 tonnellate. Viaggia sdraiato su un carro d'artiglieria trascinato da 16 cavalli. Un ponte deve essere rinforzato per farlo passare. Il colosso è l'ultimo ad arrivare. Quando i pezzi arrivarono a Torino, per l'Accademia delle Scienze fu l'assoluto stupore, così. Non avevano mai visto nulla di simile, anche perché si trattava di una collezione che cercava di dare atto, di rendere conto di una civiltà sconosciuta del suo complesso, distante da noi migliaia di chilometri come migliaia di anni, una civiltà che era fatta di cose strane e aberranti rispetto a quello che già ci raccontavano le fonti greche e che adesso era sotto gli occhi di tutti, sotto le mani a Torino. Cosa stupì di più? C'erano monumenti straordinari, sculture come il sarcofago che abbiamo qui vicino, di una qualità incredibile anche per la capacità nella lavorazione della pietra, e altre invece che rappresentavano aspetti modesti della vita di tutti i giorni. Era praticamente una descrizione etnografica di un mondo sconosciuto in cui si era accumulato tutto, si era cercato di non perdere nulla per darne, secondo lo spirito dell'enciclopédie, la descrizione più completa e accurata. Una quantità enorme di reperti da ordinare, interpretare e capire, all'inizio stipati in poche sale e appoggiati nel cortile. Il presidente dell'Accademia, Prospero Balbo, che aveva tenuto il conto di ogni oggetto in base al catalogo di vendita della collezione, man mano che le casse arrivavano, studia subito questo: un cubito, l'unità di misura degli egizi, così simile al piede piemontese. Era un periodo di grande interesse scientifico per le unità di misura. Il Palazzo dell'Accademia delle Scienze di Torino non basta ad accogliere ed ospitare le migliaia di reperti della collezione Drovetti. Verrà costruita un'ala verso Piazza Carignano. Gli oggetti della vita quotidiana rendono unico il nuovo museo, come le grandi opere d'arte, ma il fascino dell'Egitto Torino lo subiva da secoli. Nelle collezioni dei Savoia la cosiddetta mensa isiaca arriva nel 1630. Si rivelerà poi fatta in Italia nel I secolo dell'Impero Romano. Molte le ricerche sulla sua tecnica, le figure e i simboli. Poi a metà Settecento qualche splendida statua della spedizione di Vitaliano Donati. La collezione Drovetti è una potente macchina del tempo che racconta come mai era avvenuto prima la vita e la cultura della Valle del Nilo. Questi i sarcofagi di 3 sorelle.
porta a Torino non solo mummie umane, ma anche di animali sacri agli dei. Ci vorranno anni di studio e decifrazione dei geroglifici per svelare il significato dei riti e per far parlare i papiri. Siamo davanti a un pezzo importantissimo, Papiro dello sciopero. È effettivamente l'unico documento in cui furono trascritti i verbali relativi alle agitazioni degli operai che lavoravano nella Valle dei Re all'allestimento della tomba del faraone regnante e che, siccome la tomba si avvicinava alla fine, vedevano ridurre i loro pagamenti e perciò avevano abbandonato il lavoro e si erano ritirati fuori dalle mura della città. È il primo sciopero della storia. Primo documentato, sicuramente non fu l'unico, però è l'unico del quale noi abbiamo una notizia così precisa e non a caso si trova a Torino. E sotto il papiro delle miniere. Raffigura l'itinerario che doveva seguire una spedizione mineraria per raggiungere appunto una zona aurifera e di cave di basalto, probabilmente situata nel moderno Wadi el Hammamat. La prima mappa topografica della storia? La prima mappa topografica della storia conservata, sicuramente non l'unica, ma è l'unica che ci dimostra che già migliaia di anni prima di Cristo c'erano delle carte geografiche, altrimenti non se ne conservano fino al Medioevo. E oggi che il Museo di Reperti ne ha oltre 40.000, la collezione Drovetti cosa rappresenta? Non solo l'inizio e quel primato mondiale di 2 secoli fa, ma il motore di tutto ciò che accadde dopo. Quando nel 1894 Ernesto Schiaparelli, a 70 anni dalla fondazione, diventa direttore del museo, dice che si deve tornare a scavare per tenere il passo con le altre grandi collezioni. E tante missioni sono sulle orme di Drovetti. Gran parte degli scavi sono scavi di ricontestualizzazione. Pensiamo ad esempio al gioiello del Museo Egizio, la tomba di Ka. La stele di Ka, dove c'era il suo titolo Imi Erkaut Nesut, responsabile delle opere del faraone, era già qui in museo. E lui riesce poi a trovare nel 1905 la cappella, nel 1906 la camera sepolcrale. E la grande statuaria che tutti conoscono al Museo Egizio, la nostra Galleria dei Re, proprio quella sala in cui Jean-François Champollion disse «Ma allora l'arte dell'antico Egitto esiste». Vede per la prima volta statue faraoniche monumentali, un'arte tanto antica quanto nuova, e non si lascia influenzare dai giudizi sprezzanti di grandi come Winkelmann o Goethe, che non ci trovavano niente della razionalità dell'arte greca. Alla collezione Drovetti dobbiamo ad esempio il nostro magnifico Ramses II, che Champollion chiama l'Apollo Belvedere dell'antico Egitto. Per tornare alla cronaca del grande viaggio dell'Egitto a Torino, l'unica statua che cadde e si ruppe proprio alla fine del trasporto, appena arrivata nel cortile dell'Accademia, subito restaurata. Tanti nella collezione Drovetti i reperti su cui lavorarono i maggiori studiosi del mondo. Permettimi di citare un altro esempio importantissimo, che è il papiro di Yuf Ankh. Papiro che venne visto da Lepsius negli anni 40 dell'Ottocento, un papiro lungo 19,50 m, e che Lepsius per la prima volta definì il papiro del Libro dei Morti. Gli egiziani lo chiamavano Peret Emheru, uscire di giorno. Lui lo definì il papiro del Libro dei Morti, capì che era un testo rituale importantissimo per la liturgia funeraria, ne fece una suddivisione in 165 capitoli. Ancora oggi chi studia il Libro dei Morti si riferisce alla pubblicazione del Papiro dei Morti di Torino, così come pubblicata da Carl Richard Lepsius. Dunque, a 200 anni di distanza, quell'acquisto, quelle 400.000 lire su cui Drovetti non volle mai fare sconti, un'enormità per la capitale d'un piccolo Stato, assumono un significato dirompente ancora oggi. Fu un investimento incredibile che penso nella storia del nostro paese non abbia più avuto uguali. L'idea di investire risorse finanziarie importanti del bilancio dello Stato per comprare una collezione. Fu il coronamento dell'attività collezionistica dei Savoia, fu una visione strategica incredibile, fu capire
che questa città e questo palazzo per sempre sarebbero diventati il centro dell'egittologia internazionale. Con la costituzione del Museo Egizio nel 1824, Torino diventa un polo di attrazione per tutta Europa. Ho qui con me una vecchia guida di Torino, Torino e i suoi dintorni, della metà dell'Ottocento, 1852, in cui sul Museo Egizio si dice questo. Il Museo Egizio è forse superiore a quello stesso di Londra e non la cede a quello di Berlino. I colti viaggiatori che grazie alle agevolate comunicazioni qui si soffermano in gran numero, vengono tutti a pagare il loro tributo di ammirazione alla nostra collezione egizia e molti studiosi ne fanno scopo di dotte e peregrine ricerche.